Ciao ragazzi, tutto bene? Oggi ti do il benvenuto sulla serie di video che pubblicherò sui segreti di una hostess di volo, che racconta appunto dei segreti della mia vita da hostess di volo accumulate negli anni. Quindi resta con me perché oggi parlerò proprio della paura di volare, cosa si può fare e quali sono i 5 consigli che ti posso dare per sorpassare questa paura che ti fa impedire di vedere il mondo. Ho visto davvero tantissime persone, anche di una certa età, che hanno questa paura di volare, che è una paura, diciamo così, una paura ancestrale, viene un po' dalla notte dei tempi, quando la paura del buio sorpassava la vita di tutti noi. E poi è intervenuta la paura del volo nel momento in cui abbiamo iniziato a fare i primi voli di linea, quindi quando abbiamo iniziato ad avere la possibilità di fare un trasporto, di effettuare un trasporto da una città ad altra, ma non per via terrestre, nonché per via aerea. Ma arriviamo al dunque. Il primo consiglio che mi sento di darti è arrivare in tempo all'aeroporto. Siccome tutti i siti di prenotazione dei voli dicono andate all'aeroporto con 2 ore, questa volta per questa malattia che sapete come si deve andare all'aeroporto con 2 ore e mezza, voi andate con 3 ore in anticipo. Perché dico questo? Ci sono tantissime cose che devi fare prima di effettivamente prendere ed entrare prendere il volo ed entrare in aereo. Per esempio devi passare il termoscanner, dove c'è una fila immensa magari nelle giornate molto molto affollate. Poi devi andare al check-in, dove anche lì avrai una fila, per non parlare del controllo corporale e controllo dei documenti, e non ci sarà soltanto un controllo ma tantissimi. E poi non si sa mai che cosa può intervenire nel frattempo, che altro tipo di controllo ti può capitare. Una volta che tu sei arrivato al terminale, per gli aeroporti più grandi ti posso dire che ci sono tantissimi gate, 10.000, per non dire una cifra un po' più bassa. Negli aeroporti giganteschi tipo Fiumicino, dove ci sono più di un terminale, devi arrivare con questi 3 ore prima, devi cercare il gate, tantissime volte possono cambiarlo nell'ultimo momento, quindi una volta che tu rimani lì è meglio essere tranquillo. Poi un'altra cosa per cui io ti consiglio come arrivare più presto all'aeroporto è che ci sono tantissime finestre dell'aeroporto verso la parte della restricted area, quindi la parte dove gli aerei prendono il volo, quindi decollano. E lì, perché parlo delle finestre? Perché ad un certo punto, per farti passare questa paura, per farti un po' rilassare, ti può aiutare il fatto che tu resti seduto e ti guardi questi aerei in partenza o gli aerei che devono arrivare. Questo fa sì che il tuo livello di stress diminuisce. Pensate un po' che mi è capitato di vedere tantissime altre persone che facevano proprio questo, e questo aiutava tantissimo. Un secondo consiglio che ti posso dare è quello di contattare immediatamente una hostess di volo nel momento in cui, dopo il controllo del passaporto al check-in, tu raggiungi l'aereo. Quindi contatta una hostess di volo e dite del fatto che avete un po' la paura di volare, quindi siete in uno stato di ansia. Questo ci aiuta tantissimo a capire come fare a farti sentire un po' meglio, e anche per non allarmare un po' tutti gli altri, perché poi ti capita di essere con i nervi così schizzati in alto che non puoi controllare quello che sei. Parlare con noi assistenti di volo ci aiuterà tantissimo a capire come risolvere questo problema, perché per esempio il tuo stato nervoso potrà diventare così alto che
non ti potrai controllare. Quello che ti consiglio dunque è di cercare di ingaggiare una conversazione con noi, siamo lì per quello, quindi siamo degli assistenti di volo, non aver paura di parlare con noi. Un altro consiglio che ti potrebbe aiutare a diminuire quest'ansia di volare, quindi il terzo consiglio, sarebbe quello di scegliere un posto a sedere vicino al corridoio. Questo ti aiuterà a slacciare la cintura, ovviamente quando il segnale è off, quindi non ci sarà il public announcement che dirà allacciate le cinture, quindi stai lì buono buono fin quando non sarà rilasciato, quindi questo ti aiuterà di muoverti un po' più automaticamente. Oh, un po' difficile questa parola per me. Dunque per raggiungere anche il bagno, raggiungere noi con cui potete conversare. Prima di arrivare al quarto consiglio, che è quello più importante, iscriviti al mio canale, così ti capiterà di trovare tutto quello che vuoi sapere sull'aviazione. Un quarto consiglio che ritengo tanto importante è quello di portarti qualcosa con cui distrarti, per esempio un computer o un iPod o qualcosa su cui ascoltare un audiolibro. Per esempio io come passeggero, soprattutto poi quando devo aspettare tantissime ore in aeroporto, anche in aereo, preferisco l'audiolibro perché un po' soffro di mal d'aria, per questo io parlerò in un video prossimo, il prossimo martedì, cercherò di portare questo libro audio e dunque far sì che mi distrago un po', quindi chiudo gli occhi e così via. Dall'altra parte il quinto consiglio che ti posso dare, che anche questo è importante, è il fatto che devi accettare il fatto che hai paura di volare. Accettare nel senso che non puoi farti condizionare per tutta la vita. Ad un certo punto dovrai anche prendere il tuo cuore in mano, dovrai avere il coraggio e fare questo decollo. Non puoi ratarti il fatto che, non puoi perderti il fatto che puoi arrivare in Australia anche per tutte queste ore, o a New York, dove io prima o poi ci arriverò. Vi ho svelato il mio segreto. Quindi non ti puoi far condizionare tantissimo da questo fatto. E poi soprattutto io penso che è meglio iniziare con pochissimo, quindi inizia con fare un volo di 2 ore o un volo da 1 ora, quindi all'interno ti fai un Roma-Bologna o ti fai un Roma-Milano in santa pace, così vedrai che mettendo in pratica questi miei consigli un po' ti farà passare la paura di volare. Però come fai passare la paura? Buttandoti letteralmente a fare esattamente quello di cui hai paura, quindi volare. Comunque ragazzi, se avete qualche altro consiglio da aggiungere su questi 5 e per voi funziona da paura, per favore usate la sezione commenti per scrivere la vostra. Comunque io rispondo sempre. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace. Mi fa tantissimo piacere se vi iscrivete al canale, così da non perdervi nessun altro video sull'aviazione, lavoro e viaggi. E ogni martedì io vengo con questo video in cui vi spiegherò dei segreti delle hostess di volo. Ciao ragazzi, alla prossima!